Benvenuti! Oggi parliamo della merda d'artista. Ma benvenuti! Bonjour finesse, bonjour elegance. In realtà questo è proprio il titolo dell'opera, quindi non c'è un altro modo di dirlo e non posso nemmeno parafrasarlo, il che significa che molto probabilmente dovrò censurarlo tutte le volte che lo dico. Perché sì, oggi parliamo di un'opera un po' particolare, un'opera perché si presenta come un'opera d'arte, che ha proprio questo titolo e che oggi forse è finita un pochino nel dimenticatoio. È diventata una sorta di meme, cioè viene citata, però il più delle volte non viene citata per il suo vero significato. Perché poi la domanda sarebbe: che significato può avere un'opera con questo titolo, se anche il contenuto è quello? E sì, dovrebbe essere quello, ne parliamo tra un attimo. Che significato dovrebbe avere? È una provocazione? È una burla? È uno scherzo di cattivo gusto? In realtà, a quanto pare, non è nessuna di queste tre cose. Però a oggi viene effettivamente a volte intesa come una burla, a volte sì, che poi l'autore era un burlone, è vero, però viene intesa come una burla, viene intesa come appunto un atto di provocazione. Però il punto è che a quanto pare il vero significato che l'autore voleva dare a quest'opera non è veramente passato, anzi, l'autore ha ottenuto esattamente il contrario. Ma quindi, qual è o quale può essere il significato di un'opera che si chiama merda d'artista? Per saperlo, dobbiamo cominciare dal suo autore e poi vedere qualche opera che è arrivata prima dell'opera di cui vogliamo parlare. Cominciamo. E cominciamo quindi da Piero Manzoni, ovvero l'autore di quest'opera così particolare. Piero Manzoni nasce il 13 luglio del 1933 a Soncino, in provincia di Cremona, in Lombardia quindi. Piero Manzoni è il primo dei 5 figli del conte Egisto Manzoni e di sua moglie Valeria Meroni, che era la figlia dei proprietari della Filanda Meroni. Quindi la famiglia di Piero Manzoni è non solo ricca, ma anche con ascendenze nobili. E una piccola curiosità: Piero Manzoni c'entra con Alessandro Manzoni? La risposta è sì. Piero Manzoni, quindi l'artista di cui parliamo, era il pronipote del fratello di Alessandro Manzoni. Quindi Alessandro Manzoni aveva un fratello che si chiamava Pietro e Piero è il pronipote di Pietro. Quindi sì, Piero Manzoni è a tutti gli effetti un discendente di Alessandro Manzoni. E l'infanzia di Piero Manzoni trascorre tranquilla e i luoghi chiave della sua infanzia sono tre. Uno è Milano, dove cresce, uno è Soprazzocco, nel Bresciano, dove c'era la villa del nonno materno, e l'altro è Albisola Capo, nei pressi di Savona, dove anche lì c'erano le radici della famiglia materna. E questi tre posti, soprattutto l'ultimo, sono dei posti importanti per guidare il ragazzo a capire la sua vocazione o comunque la sua intenzione di perseguire il cammino e gli studi nell'arte.
Tuttavia, Piero Manzoni intraprende studi classici, infatti fa il liceo classico e poi nel 51 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Però nel 50 Piero Manzoni aveva preso delle lezioni di disegno e successivamente farà anche una sorta di incursione a Brera, sempre per studiare un pochino l'arte. In questo periodo Manzoni si interessa moltissimo all'arte, infatti legge tantissimo, va ai concerti, va alle mostre di pittura, si interessa anche di cinema e nel 53, attratto dai vari ambienti artistici, conoscerà anche l'artista Lucio Fontana, quello dei tagli nelle tele per capirci, che sarà dapprima una sorta di guida per Piero Manzoni. Tuttavia, nonostante il suo interesse nelle arti, alla fine Manzoni rimarrà praticamente un autodidatta. Infatti, come detto, a parte delle lezioni private di disegno nel 50 e a parte un passaggio rapido a Brera, di fatto Manzoni non prese poi mai veramente lezioni o comunque non intraprese mai uno studio dell'arte in modo strutturato e quindi di fatto Manzoni fu un autodidatta nel campo dell'arte. Ma Manzoni è irrequieto anche nei suoi studi. Infatti, se è vero che era ed è sempre stato un artista autodidatta, dobbiamo però ricordare che lui era iscritto alla facoltà di giurisprudenza, quindi stava studiando legge, che però evidentemente non era la sua strada. Infatti nel 1955 lascia l'università di legge, si trasferisce a Roma e comincia l'università di filosofia, ma anche lì alla fine non lo soddisfa e quindi alla fine dell'anno da Roma torna indietro e ritorna di nuovo a Milano e qui comincia a frequentare in modo molto assiduo e sistematico gli ambienti artistici di Milano. E l'anno successivo, cioè nel 1956, Manzoni debutta come artista. Infatti l'11 agosto del 1956 apre la quarta fiera di Soncino, a Soncino, quindi proprio la sua città natale. E una parte della fiera, una sezione della fiera, era chiamata Mostra d'arte contemporanea e Manzoni esibisce proprio lì due opere che aveva realizzato utilizzando delle chiavi intinte nel colore. Da questo momento in poi Manzoni non smetterà mai di esporre, dapprima in mostre collettive e poi in mostre personali. Nel 1957, infatti, l'anno successivo partecipa ad altre mostre, in questo caso essendo che è un artista che è appena partito, sono mostre collettive, quindi c'è lui e ci sono anche altri artisti, e nel 1957 Manzoni comincia anche a scrivere. E per la precisione a scrivere manifesti, cioè a scrivere degli articoli e dei pezzi in cui spiega un po' cosa ne pensa dell'arte, ma soprattutto in cui spiega come lui vede l'arte e che direzione intende intraprendere lui con la sua arte. Per esempio, in un manifesto firmato con Ettore Sordini, Angelo Verga, erano due suoi amici storici, Guido Biasi e Mario Colucci, Manzoni scrive: «Noi vogliamo organicizzare la disintegrazione. In un mondo disintegrato noi vogliamo arrivare a scoprire, a rivelare a noi stessi le intime strutture, i germi fecondanti la nostra esistenza organica. Vogliamo stabilire inequivocabilmente queste presenze». In effetti è una scrittura un po' criptica. Ma forse un pochino più chiaro è un altro manifesto, sempre con le stesse firme, quindi scritto sempre dalle stesse persone, dove Manzoni e gli altri scrivono: «A dispetto di ogni irrealtà, il nostro lavoro denuncia la consapevolezza più lucida della nostra vita fisica.
Contrariamente a ogni astrazione e a ogni vano decorativismo, noi realizziamo non una visione ideale, ma una specie di traduzione plastica delle emozioni più intime della nostra coscienza. L'arte ha così modo di diventare una continuazione naturale e spontanea dei nostri processi psicobiologici, una propaggine della nostra stessa vita organica che si organizza tramite la verifica attenta della coscienza e lo stupore immacolato dei sensi. L'unico nostro ideale è dunque una realtà, dove scrivono realtà maiuscolo. Anche in questo caso forse l'intento artistico non è chiarissimo, però comunque osservando le opere di questo periodo di Manzoni si può vedere come ci sia una sorta di ricerca di essenzialità, di volontà di togliere e anche una sorta di, oserei dire, quasi di ricerca simbolica. E nell'ottica del togliere, Manzoni dapprima si toglie lui dalle correnti artistiche che aveva seguito fino a quel momento. Infatti, questi manifesti non li aveva scritti solo lui, li aveva scritti lui con altri amici artisti che facevano parte di alcune correnti artistiche che Manzoni seguiva. Bene, dapprima Manzoni si toglie dalle correnti artistiche, non che abbia nulla contro i suoi amici, cioè non è una questione personale, è che proprio Manzoni sente di non condividere più le idee artistiche proprie di quelle correnti e quindi comincia a diventare una sorta di outsider. E nell'ambito del togliere arriva a togliere così tanto che nel 1958 fa una mostra personale, la sua prima mostra personale, quindi c'era solo lui, una mostra di solo opere sue che erano tutte tele bianche. E se voleva togliere, Manzoni sicuramente ha tolto. Queste tele bianche che lui presenta nella sua prima mostra personale sono quelle che successivamente chiamerà Acrom. Sono delle opere che andremo a vedere un pochino più nel particolare tra poco, insieme alle altre opere che precedono quella che interessa a noi e che ci fanno capire il perché è arrivato lì. Quindi queste tele bianche erano a volte smaltate, a volte gessate, a volte col caolino, potevano avere pieghe, cuciture oppure niente. E insomma sono, per così dire, il suo primo approdo artistico al di fuori di qualunque corrente e sono anche il materiale per la sua prima mostra personale. Dopo la sua prima mostra personale Manzoni è lanciatissimo, continua ovviamente a fare mostre e continua anche a scrivere, soprattutto comincia a prendere parte a riviste, quindi scrive pezzi per riviste di settore, proprio perché Manzoni comincia a diventare conosciuto. Nel suo ambiente artistico Manzoni comincia a diventare un nome. Ed è nel 1959 che in una mostra personale al Pozzetto Chiuso di Albisola Marina presenta la sua opera, le sue opere linee. E anche di queste parliamo tra poco. E sempre nel 59 con Enrico Castellani fonda la rivista Azimuth, rivista e omonima galleria d'arte. E tra il 59 e il 60 comincia a esporre altre opere che vedremo tra poco, quelli che dapprima chiama corpi d'aria e che successivamente chiama fiati d'artista. Non anticipiamo niente, li vediamo tra un attimo. E il 21 luglio del 1960 Manzoni propone, io non lo so come chiamarla questa cosa, se opera, se installazione, comunque presenta quella che si chiama, ha un titolo lunghissimo, Consumazione dell'arte, dinamica del pubblico, divorare l'arte. Le uova di Manzoni. Ci arriviamo alle uova di Manzoni, che c'è da divertirsi con le opere di Manzoni. E purtroppo questa è stata anche l'ultima iniziativa della Galleria d'Arte Azimuth, perché poi la Azimuth, sia come rivista che come galleria d'arte, man mano andrà a spegnersi proprio in quanto progetto. E sempre nel 60 Manzoni prende parte a
una fantastica mostra di niente. Ma sul serio, nel senso che, dunque, questa non mostra viene promossa, viene lanciata dall'editore Karl Laszlo, che era l'editore della rivista Panderma. E si legge in merito a questa mostra, si legge sul manifesto di questa mostra: vendita di niente, numerato e firmato. La lista dei prezzi è a disposizione del pubblico. All'inaugurazione non prenderà la parola nessuno. Su questo catalogo non è riprodotto niente. I firmatari sono Laszlo, Manzoni, Castellani, Mach, Piene e altri. Per capire che tipo di provocazioni, di riflessioni facesse questa gente in quest'epoca nel campo dell'arte. Se poi queste riflessioni, o vendute come tali, fossero effettive, fossero giustificate, fossero delle gogliardate, o fossero un modo per essere sulla bocca di tutti, tutto è possibile. Però, secondo me, è comunque interessante vedere che cosa si faceva in quest'epoca nell'arte, anche perché, secondo me, queste operazioni hanno eco nell'arte ancora oggi, e lì sarebbe da chiedersi: hanno ancora senso? Forse sì, forse no. Io alzo le mani e non entro nella questione, però secondo me sicuramente è interessante vedere che cosa facevano anche queste persone. E nel 61 Manzoni propone le sculture viventi, di cui parliamo tra poco, la base magica, di cui ancora parliamo tra poco, e la merda d'artista. La merda d'artista è del 1961. Per tutto il 62 Manzoni prosegue a lavorare con gruppi d'arte contemporanea ed avanguardia e si dedica anche molto alle sue, diciamo, opere bianche, quelle che lui chiamava acrom, portando avanti questa che lui chiamava una ricerca di essenza. Ma il 6 febbraio del 1963 Piero Manzoni muore. Muore a Milano, nel suo studio in via Fiori Chiari 16, e muore non ancora trentenne, perché infatti Manzoni era nato il 13 luglio, quindi lui nel 63 avrebbe compiuto 30 anni il 13 di luglio e lui muore al 6 febbraio, quindi aveva ancora 29 anni. Come mai è morto così giovane? Manzoni muore di infarto, probabilmente a causa di alcol e fumo che avevano consumato il suo fisico. Conosciuto quindi un pochino Piero Manzoni, prima di andare a vedere più nello specifico alcune sue opere e poi soprattutto l'opera che ci interessa, forse dobbiamo dire qualcosa sul dadaismo. Infatti, diciamo che per questi artisti, quindi non solo per Manzoni, ma proprio per gli artisti che davano vita a queste correnti d'avanguardia, uno dei punti di riferimento, almeno iniziale, era il dadaismo. Ma perché? Negli anni 50, o comunque tra gli anni 40 e gli anni 50, la società vive un cambiamento epocale, dapprima in America e poi anche in Europa. In questo periodo, quindi diciamo negli anni 50, ovviamente è qualcosa che era partito già un po' prima, in questo periodo si hanno dei cambiamenti pazzeschi. Per esempio arriva la grande produzione in serie. La produzione in serie c'era già da prima, però in questo periodo arriva la grande produzione in serie su larga scala, quindi come la intendiamo ancora noi oggi. Arriva il concetto di consumismo, arrivano gli elettrodomestici nelle case, arriva l'auto proprio come con il concetto moderno di come noi intendiamo l'auto, arrivano le bibite gassate, i fast food, arriva la televisione come media generale, quindi come grande comunicazione di massa, arriva la musica diversa come per esempio il rock and roll, e arrivano anche dei cambiamenti dal basso, quindi dai giovani.
I giovani degli anni 50 si vestono in un modo totalmente diverso dai loro genitori, si pettinano in un modo diverso, si comportano in un modo diverso, sono progressisti, sono sovversivi, vanno molto contro quello che era la vita e il concetto che avevano i loro genitori della vita, del comportamento, del mondo e di tutto quanto. E bisogna tenere presente che l'arte riflette la propria società. Quindi l'arte, in quanto prodotto della società, riflette i cambiamenti della società e riflette anche i problemi e le domande della propria società. E infatti in questo periodo nasce la corrente artistica del New Dada o nuovo dadaismo, che si rifaceva al dadaismo, diciamo, originale, che era una corrente degli anni 15-20. E nel nuovo dadaismo l'oggetto assurge a opera d'arte, cioè l'oggetto di uso comune assurge a opera d'arte. Perché questo? Perché chiaramente la società si trova di colpo sbalzata in questo mondo totalmente nuovo, totalmente rivoluzionario, e le persone non riescono ad affrontarlo del tutto. Questa modernità che viene avanti non riesce a essere del tutto assorbita dalla gente, soprattutto da chi magari non è giovanissimo in quel periodo. E quindi la società comincia a farsi delle domande e anche gli artisti, che ovviamente fanno parte della società, cominciano a farsi delle domande, cominciano a fare delle riflessioni e di conseguenza cominciano a fare delle provocazioni. Ed è così che nel Dada l'oggetto di uso comune assurge a opera d'arte. Famosissima in questo senso è la Fontana di Marcel Duchamp. La Fontana di Duchamp è una sua opera d'arte che in realtà è un orinatoio maschile. Duchamp prende un orinatoio maschile, lo capovolge, lo firma, lo data, e lo data 1917, quindi qui siamo nell'ambito del primo dadaismo, e lo chiama Fontana, quindi gli cambia di significato e quella cosa lì diventa un'opera d'arte. E molto interessante nella lore di quest'opera d'arte e anche nella lore di questo tipo di movimenti è che la fontana che noi abbiamo oggi non è quella originale, ma è una riproduzione, perché probabilmente durante un trasloco, già all'epoca, la fontana è stata presa per quello che era e quindi parrebbe che gli operai l'abbiano buttata via. E di conseguenza quello che c'è oggi è una riproduzione. E io credo che questa cosa sia molto interessante. Io non lo so se Duchamp avesse previsto qualcosa del genere, però è molto interessante per quanto riguarda il capire che cosa volevano dire questi artisti. E Manzoni è considerabile un New Dada, quindi un neodadaista? Sì, Manzoni è considerabile un New Dada. Poi chiaramente lui ha seguito, come detto, correnti artistiche d'avanguardia di un certo tipo, poi se n'è distaccato, ha fatto roba sua, però possiamo dire che almeno nel concetto generale Manzoni può, almeno per alcune opere, essere considerato nell'ambito del New Dada. E adesso quindi andiamo a vedere alcune opere di Manzoni che serviranno a portarci alla merda d'artista e serviranno per farci capire come lui è arrivato lì, ma soprattutto che cosa lui voleva dire con quell'operazione lì. Le prime opere di cui andiamo a parlare un pochino sono potremmo chiamarle le opere bianche, sono quelle che lui chiamava acrom e sono effettivamente delle opere bianche, delle tele bianche molto spesso. Sono quelle che
erano stati il materiale per la sua primissima mostra da artista singolo, quindi la sua primissima mostra personale, e sono tele bianche, esattamente come dicono di essere. Sono delle tele bianche, a volte immerse e quindi indurite dal gesso, a volte dal kaolino, a volte presentano delle cuciture a macchina o a mano, altre volte presentano delle pieghe o delle grinze, altre volte si presentano come delle pure tele che sono state, diciamo così, fissate nel loro essere tele. Manzoni non abbandonerà mai durante tutta la sua vita e tutta la sua produzione questo tipo di progetto, perché erano per lui qualcosa di molto fondante nel suo modo di raccontare l'arte, di raccontare cosa lui pensava dell'arte. Tanto che gli acrom erano sì delle tele bianche, ma a volte erano anche delle tele che portavano oggetti che erano a loro volta dipinti di bianco, come per esempio il caso di una tela che presenta dei panini, quindi le classiche michette milanesi che sono state applicate sulla tela e sono state poi colorate di bianco. Ma la cosa interessante di queste opere è che Manzoni le chiama acrom, cioè acromatiche, acromatico, quindi non colore. In effetti, il bianco che usa Manzoni su questo tipo di opere non è veramente bianco. Per intenderci, non è un bianco ottico, non è un bianco puro, ma è un bianco che tende vagamente al beigino, al grigino. Questo perché l'intento di Manzoni non era quello di colorare le opere di bianco, ma era quello di avere assenza di colore. Ecco perché le chiama acrom, cioè acromatiche. Manzoni ricercava l'assenza di colore, o meglio ancora, ricercava ancora di più quasi l'assenza della mano dell'artista. Queste erano delle sue riflessioni proprio in merito all'arte e, per così dire, al percorso che stava intraprendendo l'arte e che quindi lui tentava di esprimere proprio con questi suoi lavori, diciamo, bianchi. In realtà non bianchi, ma con questi lavori acromatici. Infatti, per esempio, nella bio ufficiale del sito della Fondazione Piero Manzoni, in merito a queste opere si legge: il bianco cala su tutto a uniformare, a desensibilizzare, a rendere tutto superficie presentissima ma straniata. E si legge anche che le prime sperimentazioni acrome, avviate negli ultimi mesi dell'anno, intende il 57, che egli intende pienamente contrapposte all'ancoraggio iconografico sempre più esplicito nei compagni di strada. In altre parole, i suoi compagni d'avanguardia erano a suo gusto sempre un po' troppo figurativi, sempre un po' troppo ancorati a quello che si vedeva e anche troppo presenti come mano dell'artista. E in merito alla prima mostra di queste tele bianche, Luciano Anceschi, il filosofo, scrive questo: tenta, sottinteso Manzoni tenta, allibite superfici di bianco assoluto, affidate alla sensibilità nel trattare la materia e rotte da rilievi plastici e dalle loro ombre. Infatti le tele di Manzoni, come dicevamo, sono spesso non solo tele bianche, ma proprio tele bianche lavorate materialmente in maniera da ottenere per esempio delle pieghe, dei rilievi, delle cuciture e così via. Forse si può vedere, a mio parere, in questo tipo di operazioni artistiche un po' l'influenza di Lucio Fontana. E questi lavori bianchi, per così dire, sono forse una delle opere artistiche più serie di Manzoni. Infatti, per concludere
diciamo, questo breve excursus proprio sui suoi acrom, secondo me è molto interessante leggere quello che Manzoni stesso scriveva dei suoi acrom. La mia intenzione, dice Manzoni, è di presentare una superficie completamente bianca, al di là di tutti i fenomeni pittorici. Una superficie bianca che non è né un paesaggio polare né un oggetto evocativo o bello, e neppure una sensazione, un simbolo o qualsiasi altra cosa, ma una superficie bianca che non è altro che una superficie incolore e che molto semplicemente è. La prossima opera che ci fa capire qual è la direzione che stava intraprendendo Manzoni è l'opera o le opere. Adesso capirete perché è un po' difficile capire se definirla opera o opere, chiamata Le linee. E le linee sono esattamente quello che dicono di essere, linee. Nata quest'idea da una tela che presentava una linea nera, si è poi evoluta in linee lunghe o lunghissime linee tracciate su rotoli di carta, o meglio su carta di formato lungo e stretto che poi veniva arrotolata e infine questo rocchetto di carta con tracciata sopra la linea nera veniva inserito in un cilindretto solitamente di metallo o anche di altri materiali che veniva poi chiuso e sul cilindretto veniva apposto il titolo, quindi linea, con la lunghezza della linea e la data. E qui il dubbio se chiamarla opera o opere, perché certamente le linee nei rispettivi cilindri, cilindretti o cilindroni, sono tante, però chiaramente il concetto di fondo è sempre quello, quindi è una sorta, anche se vogliamo, di opera d'arte riproducibile. E la linea più lunga che Manzoni la realizzò nella tipografia del quotidiano Herning Avis, su di un rotolo continuo da stampa del peso di ben 202 kg. E questa linea era lunga 7200 metri. La linea venne poi riarrotolata su se stessa e posta in un contenitore di zinco e piombo. Ma che cosa voleva dire Manzoni con queste opere? Tendenzialmente la sua idea, o meglio le sue idee erano principalmente due. Uno, staccarsi dal concetto di tela e il secondo, staccarsi da qualunque tipo di dimensione pittorica e anche il più possibile dall'intervento dell'artista per lasciare, parole sue, che in quest'opera l'unica dimensione fosse il tempo. Ora, come Manzoni si stacchi dal concetto di tela in queste linee è abbastanza evidente, sono fogli stretti, lunghi, lunghissimi, sono dei rotoli, quindi evidentemente Manzoni si è distaccato dal concetto di tela e quindi da questa sorta di spazio concluso che era o è la tela a suo modo di vedere. Ma poi, in merito alla dimensione tempo, Manzoni dice questo e tra l'altro dice questo, che ora vado a leggere, in relazione ai suoi acrom. E nel 60 Manzoni dice: la questione per me è dare una superficie integralmente bianca, anzi integralmente incolore, neutra, qui si sta riferendo agli acrom, al di fuori di ogni fenomeno pittorico. Come avevamo detto, appunto, lui si vuole staccare dall'intervento del pittore. Quindi al di fuori di ogni fenomeno pittorico, di ogni intervento estraneo al valore di superficie. Un bianco che non è un paesaggio polare, una materia evocatrice o una bella materia, una sensazione o un simbolo o altro ancora. Era quello che aveva già detto prima. Una superficie bianca è una superficie bianca e basta. Una superficie incolore che è una superficie incolore. Anzi, meglio ancora, che è e basta. Essere e essere totale è puro divenire.
Questa superficie indefinita, unicamente viva, se nella contingenza materiale dell'opera non può essere infinita, è però senz'altro indefinibile, ripetibile all'infinito, senza soluzione di continuità. E ciò appare ancora più chiaramente nelle linee. Qui non esiste più nemmeno il possibile equivoco del quadro. La linea si sviluppa solo in lunghezza e corre all'infinito. L'unica dimensione è il tempo. A questo punto abbiamo visto due grandi opere, o meglio due grandi tipologie di opere di Manzoni molto serie, perché queste sono le opere di Manzoni un po' più serie, nelle quali lui si interroga su alcune questioni e soprattutto potremmo dire su due. Una è la riproducibilità dell'opera d'arte. E qui abbiamo delle reminiscenze dadaiste, l'oggetto di uso comune fatto in serie che assurge opera d'arte. Qui abbiamo delle opere d'arte che, come Manzoni stesso dice, sono riproducibili, sia le linee sia le chiamiamoli acrom, quindi stavo chiamando tele bianche, chiamiamoli col loro nome, gli acrom. Ma d'altro canto vediamo che una delle grandi riflessioni di Manzoni è in merito alla mano dell'artista. Lui cerca in vario modo di fare qualcosa che sia arte senza che vi sia la mano dell'artista. Perché ci si potrebbe chiedere, e ci sta, però ora noi non andremo tanto in quella direzione quanto nella sua direzione collaterale, cioè questa riflessione di quanto vale, quanto è presente la mano dell'artista in un'opera d'arte sarà una riflessione che guiderà Manzoni da ora in poi, in tutte le opere che vedremo ora fino all'ultima, e che è proprio quel messaggio che alla fine lui voleva far passare, ma non è davvero passato. È infatti nel 1960 che Manzoni comincia con le sue opere, che a questo punto è difficile capire se sono provocatorie, se sono una burlonata, se sono invito alla riflessione, e in realtà molto probabilmente sono tutte e tre queste cose. E cominciamo con Dunque, lui all'inizio li aveva chiamati corpi d'aria, ma poi li chiamerà fiati d'artista, che con la merda d'artista il titolo c'entra e dopo vedremo in che senso c'entra. Innanzitutto, che cosa sono questi corpi d'aria? Perché così vengono presentati la prima volta. Beh, i corpi d'aria non sono nient'altro che palloncini fissati su una base o su un treppiede. Quindi semplicissimi palloncini colorati, gonfiati, chiusi, ovviamente per fare in modo che i palloncini siano pieni d'aria, per l'appunto corpi d'aria, e poi vengono fissati su una base in legno oppure su un treppiede. E qui dapprima possiamo riconoscere il concetto dadaista, un oggetto di uso comune, un palloncino che assurge opera d'arte, ma possiamo vederci anche qualcosa d'altro, cioè che insomma questi palloncini dopo un po' si sgonfiano. Infatti attualmente sono praticamente quasi tutti sgonfi i palloncini di Manzoni, ma va bene, erano pensati anche per quello, quindi dopo un po' quest'arte va a disfarsi perché il palloncino si sgonfia. È tutto molto bello, tutto molto interessante. Dopodiché Manzoni fa un passo avanti e i palloncini si mette a gonfiarli lui. Nascono i fiati d'artista. Perché sì, una cosa che non abbiamo detto è che nei corpi d'aria essi venivano presentati a volte già gonfiati, ma a volte no. Quindi veniva presentato il palloncino con la corda, il treppiede o la base di legno e quant'altro, e la persona stessa poteva gonfiare il palloncino. E anche qui è interessante questa operazione, perché è come se in un certo senso chiunque potesse dare vita a quell'opera d'arte.
Però il punto è che adesso Manzoni fa un passo avanti. Se prima i palloncini erano gonfiati e ok, chissà chi è che li ha gonfiati, magari anche lui, però insomma erano gonfiati e basta, non è che ci si prestava un granché di attenzione. Se è vero che li presentava anche gonfia e che fai l'opera d'arte, adesso Manzoni fa un passo avanti e dice: sai che c'è? Adesso li gonfio io. E quelli lì non sono più corpi d'aria, ma sono fiati d'artista. Quindi a questo punto quei palloncini lì sono fiati d'artista perché contengono il fiato dell'artista. Cioè, Manzoni è un artista, dato lui a gonfiare i palloncini, quindi quei palloncini contengono il fiato d'artista. E la gente è disposta a comprarli e la gente soprattutto è disposta a considerarli arte. Questa cosa fa riflettere non poco Manzoni, che a questo punto in realtà ci stava già riflettendo prima chiaramente, però probabilmente penso io che se voleva una conferma l'ha ottenuta. Sì, a quanto pare la mano dell'artista è molto molto importante. Lui che finora aveva fatto quelle opere serie degli acrom e delle linee che volevano distaccare l'idea della mano dell'artista nell'opera, lui ora potremmo dire che si rende conto, se n'era già reso conto prima perché comunque è un suo percorso che arriva da lontano, questo che ha portato a questo tipo di riflessioni. Però diciamo, per farla breve, per farla un po' un po' favolistica, che lui si rende conto che forse questa mano dell'artista che lui cercava di togliere per varie ragioni dalle opere d'arte per fare sì che esse semplicemente fossero, si rende conto che è talmente presente che dei palloncini sono opere d'arte e la gente è disposta a considerarle opere d'arte perché sono fiati d'artista. Perché sì, perché c'è dentro il suo fiato, perché li ha gonfiati lui, ma soprattutto perché lui ha detto che quelle sono opere d'arte. A questo punto Manzoni comincerà a fare operazioni su operazioni per far capire la sua riflessione e per far riflettere le persone. Non ci riuscirà. E tra l'altro Manzoni, oltre a essere una persona che rifletteva e che voleva far riflettere gli altri, era anche, diciamo, un burlone. In realtà era una persona ironica che non si prendeva molto sul serio. E a dimostrazione di questo c'è il fatto che nel 1959 Giampaolo Maccentelli girò 2 documentari ironici, uno sulle linee e uno sui corpi d'aria, per il film giornale Sedi, e Manzoni prese parte a entrambi questi progetti. E un'altra, non so se chiamarla opera, installazione, progetto. Un altro progetto che venne filmato per il film giornale Sedi fu Consumazione dell'arte, dinamica del pubblico, divorare l'arte. In altre parole, le uova di Manzoni. Questa è la prima e credo anche l'unica opera di Piero Manzoni che prevede letteralmente la consumazione dell'opera d'arte. Questa mostra, questo progetto, si svolse il 21 luglio del 1960 presso la Galleria Azimuth. E cosa fa Manzoni? Manzoni prende delle uova sode, poi dell'inchiostro, immerge il suo pollice destro nell'inchiostro e stampa il suo pollice sul guscio delle uova. E quelle diventano delle sculture di Piero Manzoni. Dopodiché Piero Manzoni invita le persone che erano venute a presenziare a questa esibizione artistica di mangiare le uova e le persone letteralmente mangiano e quindi consumano l'opera d'arte di Piero Manzoni. E qui sì, abbiamo almeno 3 letture possibili. Una è la lettura dadaista, l'oggetto di uso comune che assurge ad opera d'arte, in questo caso un uovo sodo.
Poi abbiamo una seconda lettura, l'opera d'arte che viene consumata. Del resto questo era in realtà il titolo di questo progetto, di questa mostra, installazione, in qualunque modo si voglia chiamare. Manzoni mette nel titolo consumazione dell'opera d'arte, quindi sì, è un po' il concetto dei palloncini che poi vanno a disfarsi, a svuotarsi e quindi l'opera d'arte si consuma, si disfa. In quest'opera troviamo lo stesso concetto, l'opera d'arte, quindi l'uovo viene mangiato e quindi consumato, addirittura viene consumato dal pubblico, quindi neanche come i palloncini che si consumano nel tempo. In questo caso è il pubblico dell'opera d'arte a consumare la stessa opera d'arte. Tutto molto bello, tutto molto interessante. C'è però una terza lettura, che era in realtà quella che era probabilmente più presente nell'idea di Manzoni, e cioè quelle uova sono diventate un'opera d'arte perché lo ha detto lui. Manzoni aveva trasformato delle semplici uova sode in opera d'arte perché l'aveva detto lui, perché lui era l'artista. E il fatto di imprimere la sua firma, se vogliamo, quindi il suo pollice, la sua impronta digitale sul guscio dell'uovo, quello rendeva delle semplicissime uova sode un'opera d'arte che la gente accettava come tale e la gente si presentava a questa, chiamiamola, mostra e si prestava a prenderne parte, quindi a mangiare queste uova e a dire: ecco, abbiamo consumato un'opera d'arte. Questo era il punto. Manzoni voleva riflettere e far riflettere sul fatto che quelle uova erano diventate delle opere d'arte solo perché lo aveva detto lui. E infatti lui usa la parola consacrare, consacrate, cioè lui dice le uova consacrate, proprio in questo senso. E questo messaggio tenterà di farlo ancora più forte, trasformando alcune di quelle uova in quelle che lui chiamerà uova scultura. In buona sostanza, lui prende alcune di queste uova marchiate col suo pollice, quindi diciamo consacrate, come dice lui, a essere opere d'arte perché lo ha detto lui che è l'artista, le metterà in una scatola di legno e le chiamerà uova scultura. Ancora Manzoni vuole far riflettere su questo. Ma quelle uova lì sono arte? No, perché se sì, lo sono solo perché l'ho detto io. Io ho inteso Manzoni. Cioè Manzoni dice: sono arte le uova? Sì, perché l'ho detto io che sono l'artista? Non è che forse c'è un problema in tutto questo? Ma il messaggio non passa e allora Manzoni va un po' oltre e fa quelle che chiama sculture viventi o opere vive. Manzoni dapprima crea un piedistallo con la sua firma e ci fa posare sopra delle modelle e dice: quelle modelle, essendo che sono sul piedistallo firmato da Manzoni, sono opere di Manzoni. Ma il messaggio non passa e allora Manzoni va oltre, si mette a firmare le persone, dapprima solo modelle e poi gente. E letteralmente Manzoni firma persone, davvero, cioè prende un pennarello e sul corpo delle modelle o delle persone mette la data e la firma e in quel momento quella modella o quella persona in generale diventa un'opera di Piero Manzoni. Ma il messaggio non passa, infatti la gente cominciava a divertirsi e a farsi firmare per essere un'opera di Piero Manzoni. Anche Umberto Eco è stato firmato da Manzoni. Quindi Manzoni ha reso un sacco di gente, anche famosa, sue opere d'arte, mettendoci la data e la sua firma a pennarello. Che poi domanda: ma quando ti lavi e la firma va via, smetti di essere un'opera di Piero Manzoni? E tra l'altro, dopo aver firmato la gente, Manzoni rilasciava dei certificati di autenticità che dicevano:
È stato firmato dalla mia mano e pertanto è considerato a partire dalla data sottoindicata un'opera d'arte autentica e vera. E un'ulteriore evoluzione di questo progetto è la base magica. La base magica è un cubotto, un parallelepipedo di legno che riporta il nome, la firma e l'autenticazione di Piero Manzoni e che sopra questa base non c'è niente, a parte il fatto che sul ripiano della base sono disegnate due impronte, perché l'idea è che le persone ci salgano sopra e al momento in cui saranno sopra quella base, esse saranno delle opere di Piero Manzoni. Anche qui il concetto è lo stesso. Chiunque diventa un'opera d'arte, e per la precisione un'opera d'arte di Manzoni, perché lo ha detto Manzoni, quindi perché lo dice l'artista. L'artista ha il potere di far diventare qualunque cosa e anche qualunque persona un'opera d'arte. Non c'è forse da riflettere su questa cosa? Ma il messaggio a quanto pare non passa. Infatti la cosa pazzesca è che quella base lì, fatta da Manzoni, che era un cubotto, un parallelepipedo di legno, era considerata, per il fatto di portare sopra il nome Manzoni, era già essa stessa considerata dalla gente un'opera d'arte, tanto che nessuno ci saliva sopra. Cioè l'idea era, senti, questa è una base di legno, c'è sopra il nome di Piero Manzoni, salici sopra, diventi una scultura di Piero Manzoni. Non è che forse c'è qualcosa che non va, non è che forse ci dobbiamo riflettere su questa storia che qualunque cosa un artista di fama dica che è arte diventa arte? No, il messaggio non passa, anzi, per assurdo accade il contrario. Ah, ma quella è una base, quello è un cubotto in legno fatto da Manzoni. Allora non si tocca, sì, bisognerebbe salirci sopra, ma nessuno ci sale, perché è un'opera di Piero Manzoni. Insomma, questo messaggio proprio non passa. Non passa. La base magica è del 1961 e sempre del 61 c'è un level pro della base magica. Nel parco della fabbrica Angli a Herning in Danimarca viene posato un cubotto, un parallelepipedo di ferro. Non è un cubo, è 100% per 82 centimetri, quindi non è un cubo, è un parallelepipedo. È un parallelepipedo in ferro posato per terra e apparentemente non sembrerebbe qualcosa di troppo strano, se non fosse che facendo caso si vede che sul parallelepipedo è scritto il titolo di quest'opera, quindi Socle du Monde, letteralmente base del mondo, poi il nome di Manzoni è. E il punto è che queste scritte sono rovesciate, cioè sono scritte capovolte. Sì, perché è la base del mondo. Cioè, in pratica, il mondo sta sopra quella base, quindi ecco perché le scritte sono capovolte. E quindi con questa operazione, ebbene sì, il mondo è diventato una scultura di Piero Manzoni. È una genialata. Su Le Socle du Monde c'è anche scritto Hommage a Galileo, quindi omaggio a Galileo, perché l'idea è che siccome le scritte sono capovolte, tu devi capire che allora la situazione è capovolta e quindi non è la base a essere poggiata per terra, ma è il mondo a poggiare sopra la base. Quindi c'è un rovesciamento del punto di vista, c'è un cambio molto forte del punto di vista e quindi in questo senso omaggio a Galileo che aveva cambiato il punto di vista per quanto riguarda l'eliocentrismo, eccetera. Sì, va bene. Però sta di fatto che è evidente che questo Socle du Monde è l'evoluzione della base magica. Quindi, così come per la base magica Manzoni diceva chiunque ci sale sopra diventa un'opera di Piero Manzoni,
In questo caso Manzoni ci sta dicendo, beh allora se tutto vale, se l'artista dice quello è arte e quella diventa arte, va bene, io faccio la base del mondo e allora dico che il mondo è un'opera di Piero Manzoni. Quindi alla fine il messaggio era sempre quello, ma niente, non passa. E cosa succede quando continui a dare un messaggio e quel messaggio non passa o comunque non passa come vorresti? Sai che c'è? Forse se dai scandalo quel messaggio passerà e allora nel 1961 arriva la merda d'artista. Si tratta di 90 scatolette simili a quelle del tonno, però senza linguetta, infatti non possono essere aperte, che recano un'etichetta con questa dicitura. Merda d'artista, contenuto netto 30 grammi, conservata al naturale, prodotta e inscatolata nel maggio 1961, produced by Piero Manzoni. E sì, le scatolette infatti non possono essere aperte, altrimenti l'apertura ne intaccherebbe o addirittura ne annullerebbe quasi il valore. Quindi che cosa c'è dentro? C'è dentro davvero quello che è dichiarato? Probabilmente no. Probabilmente no, per tanti motivi. Il primo e più importante è che l'intento di Manzoni non era quello di metterci dentro veramente quello che dice. Ma l'intento di Manzoni era quello che abbiamo visto fino adesso, quindi volevo far riflettere le persone. Seconda cosa, conservata al naturale, non ci sono conservanti, quindi verosimilmente ora di adesso, se ci fosse stato veramente dentro quello che l'etichetta dichiara, probabilmente le cose sarebbero andate malino. Invece no, non è mai successo niente. Molto probabilmente dentro queste scatolette c'è del materiale inerte, quindi chi lo sa, magari del gesso, dei sassolini, della carta, qualcosa, insomma, del materiale inerte che alla fine fa pesare ogni scatoletta circa 30 grammi. E la domanda poi sarebbe, ne verrebbe intaccato il valore? Davvero questa roba ha valore? La risposta è sì. Quando è stato chiesto a Manzoni, ma a quanto le venderesti? Lui ha risposto a peso d'oro, il che significava che una scatoletta dal contenuto di circa 30 grammi doveva valere o costare come 30 grammi d'oro al cambio dell'oro. Ma in realtà la situazione è andata molto oltre, infatti nel 2007 la numero 18 è stata battuta all'asta e venduta per circa 124.000 euro. Mentre la numero 69 nel 2016 è stata battuta all'asta ed è stata venduta per 275.000 euro. Qualcosa mi dice che Manzoni ha fallito nel suo intento di far riflettere la gente anche questa volta. Perché sì, questo doveva essere il messaggio di Manzoni. Quella roba lì non è arte e non lo può essere. Non per niente è merda. D'autore? Sì, ho capito, però rimane quello che è, anche se è d'autore. Quella roba lì non è arte, non può essere arte. Questo è il chiaro messaggio di Manzoni. Ci ha provato con le uova, ci ha provato con la base magica, ci ha provato firmando le persone, ci ha provato capovolgendo la base sotto il mondo. Le ha provate tutte, ci ha provato coi palloncini, non c'è mai riuscito a far passare questo messaggio. Riflettete, davvero un palloncino è arte solo perché l'ha detto l'artista? Davvero una persona diventa un'opera d'arte di qualcuno solo perché la firma? Davvero delle uova sode diventano opere d'arte solo perché l'artista ha detto che è così? Niente, questa riflessione non riusciva proprio a farla fare, ma a farla fare davvero, perché sì, poi è chiaro che bene o male l'intento si capiva, anche perché poi lui più o meno lo diceva, però niente, questa riflessione non passava davvero, cioè la gente non si fermava a dire aspetta un momento,
Ma davvero tutto quello che è sul mercato è arte? Non è che forse ci sono sul mercato delle cose che non sono proprio arte, ma le consideriamo tali solo perché l'artista ha detto che è così? Niente, questo messaggio, questa riflessione non si riusciva a farla andare a fondo. E allora Manzoni ha fatto l'esploit di scandalo. Sai cosa c'è? Non funzionano i palloncini, non funzionano le uova, non funzionano i parallelepipedi in legno, adesso faccio qualcosa di scandaloso. Merda. È arte? Davvero la chiami arte? No, ovviamente. Eppure sì. La cosa incredibile è stata che persino questa è passata come arte, quando persino l'autore non aveva quell'intento lì. Nel senso che lui voleva proprio alla fine voleva fare una provocazione. Alla fine voleva che la gente reagisse. E per carità, la gente ha anche reagito, nel senso che chiaramente quest'opera non è stata presa benissimo, lui è stato definito il caccautore e molta gente ha detto, insomma, tra cui anche Dino Buzzati aveva detto che è proprio uno scherzo di cattivo gusto, è uno scherzo goliardico di cattivo gusto. Il problema è che, insomma, non era proprio uno scherzo goliardico, era più uno schiaffo in faccia, un dire, ma sul serio considerate arte questa cosa solo perché l'ha detto l'artista? Ebbene, di fatto sì, perché comunque lui queste cose le ha poi esposte ed erano considerate arte provocatoria, d'accordo, ma arte, e a tutt'oggi queste scatolette sono considerate arte a tal punto che vengono battute all'asta a quei prezzi lì. Eppure non era questo l'intento di Manzoni. L'intento di Manzoni non lo so, ma presumo io che lui a questo punto si aspettasse che la gente lo guardasse in faccia e gli dicesse ma cosa stai dicendo? Ma no che non è arte, e invece questa cosa non è accaduta. Ha fatto scandalo, la gente si è risentita, e sì, ma alla fine forse quello che lui veramente voleva, cioè la presa di coscienza che no, questa cosa non è arte solo perché l'hai detto tu, solo perché il nome, il grande nome, la firma stabilisce che questo è arte. No, non è arte. È merda, letteralmente, e lo rimane. Ecco, questo non è accaduto. E quindi, per assurdo, questa sua, in pratica, ultima azione, questo suo ultimo progetto, perché poi Manzoni purtroppo è venuto a mancare, questo suo ultimo progetto non ha fatto che confermare questa sorta di distorsione nell'arte alla fine. E quindi la merda d'artista, perché sì, così si chiama quest'opera, se vogliamo chiamarla così, a dispetto del nome, non è affatto qualcosa né di stupido né di goliardico. Sì, è provocatorio, ma in effetti è provocatorio molto probabilmente perché tutto ciò che era arrivato prima, che in fondo non era provocatorio, non aveva funzionato un granché. In realtà, purtroppo, non ha funzionato nemmeno la provocazione. La merda d'artista non è quello che dice di essere, quindi in effetti, poi se non mi sbaglio, una o forse più di una di queste scatolette sono state aperte ed effettivamente, se non mi sbaglio, è uscito del materiale inerte, però potrei ricordare male. Mi sembra che almeno una di queste scatolette sia stata aperta e francamente è anche ovvio che ci fosse dentro materiale inerte, proprio perché chiaramente Manzoni non è che voleva fare ciò che veniva dichiarato in etichetta per fare chissà quale operazione artistica avanguardistica strana. No, Manzoni voleva far riflettere, quindi non c'era alcuna necessità di fare qualcosa di disgustoso davvero. Sassolini materiale inerte, il punto è il messaggio. Quindi in realtà quest'opera, diciamo così, questo progetto, a dispetto del nome, è qualcosa non solo di molto interessante, ma in realtà anche, secondo me, di molto intelligente, perché ha fatto, o almeno avrebbe dovuto, far soffermare le persone sul concetto di arte. È vero che noi a oggi non sappiamo che cosa sia l'arte, non c'è una definizione di arte e quindi non sappiamo neanche dire che cosa non è arte. Però c'è anche da dire che noi così, un po' a sensazione, riusciamo a capire cosa è arte e cosa non lo è.
Poi, per carità, magari il problema si può porre tra una scultura fatta da un artista e una scultura fatta da un artigiano. Sono in arte entrambe? Sì, no, perché, secondo quali crismi? Però chiaramente stiamo parlando comunque di qualcosa di elevato. Qui Manzoni voleva far riflettere a un livello veramente, veramente basilare. Molto probabilmente perché soprattutto nell'epoca delle avanguardie, quindi nel Novecento e dal Novecento in poi, sul mercato dell'arte è approdato veramente di tutto e lì diventa poi difficile stabilire, ancora più difficile stabilire cosa è arte e cosa non lo è. E Manzoni diceva: probabilmente molto di ciò che viene chiamato arte solo perché c'è l'artista con il grande nome che dice con una firma quella è arte e allora tutti lo accettano. Ecco, questa è la riflessione. Siccome non aveva funzionato con nulla prima, Manzoni è arrivato allo schiaffo e ha fatto veramente qualcosa che doveva essere oltre e che purtroppo a oggi in effetti il significato di questo progetto, di quest'operazione, in qualunque modo la si voglia chiamare, di questa installazione, insomma, si sa che Manzoni l'ha fatto per quello, eppure nonostante questo, ancora oggi, sì, la merda d'artista è considerata arte. Anche se devo dire che a questo punto, considerato il messaggio, sì, considerato che il suo messaggio è quello e che quello è quello che porta avanti, sì, forse dai, possiamo considerarla arte anche solo per il messaggio che porta avanti. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Ma voi conoscevate la merda d'artista? E se sì, ne conoscevate anche il significato? E che cosa ne pensate di Piero Manzoni, delle sue opere e soprattutto di questo messaggio in particolare che in fondo ha portato avanti per tutta la sua vita? Fatemelo sapere lasciandomi un commento, mi fa molto piacere, cerco di rispondere a tutti e mi piacerebbe molto sapere che cosa ne pensate. Se intanto questo video anche vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. Se pensate che possa essere utile a qualcuno, condividetelo e naturalmente iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, così non vi perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora di essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!